Ciao a tutti, benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Tutti i dettagli sono nel mio video. Se vi piace, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Potete sostenerci ancora di più cliccando il pulsante abbonati qui sotto. Grazie di cuore, e adesso guardiamo insieme quello che è successo. Nelle ultime ore, il panorama mediatico turco è stato avvolto da un silenzio incredulo, rotto soltanto dal sussurro di una notizia che è diventata, nel giro di pochi minuti, un tuono capace di scuotere l'intera industria. Le parole inattese e profondamente rivelatrici di Bararduk, uno degli attori più influenti e più gelosi della propria privacy, hanno fatto irruzione in un clima già saturo di supposizioni. Quello che era iniziato come un mormorio nei corridoi degli studi e nelle chat di redazione si è trasformato quasi all'istante in un terremoto emotivo che ha capovolto il tavolo della conversazione pubblica. L'attore, sempre coerente con una discrezione ferrea e con la volontà tenace di mantenere protetto il suo universo personale, ha imboccato una strada inattesa. Ha scelto di rompere il silenzio che aveva preservato per mesi sul suo legame con l'amatissima attrice Elçin Sangu. È accaduto in modo improvviso, quasi cinematografico, un incontro spontaneo con giornalisti e fan, un cerchio che si stringe, telecamere che si accendono e l'aria che vibra. In quel momento, Bar ha pronunciato la frase che, nel giro di poche ore, si è riversata su tutte le piattaforme social: è molto difficile per me, ma devo farlo. Da lì, la tensione è diventata palpabile, come se fossimo in una scena al rallentatore. I suoi occhi, attraversati da una vulnerabilità rara, tradivano il peso emotivo che aveva portato sulle spalle. Dopo un istante di silenzio, lo sguardo basso e un respiro profondo, l'attore ha finalmente affrontato quelle voci, quei commenti e quelle insinuazioni che da settimane alimentavano dibattiti incendiari nelle trasmissioni, nelle storie, nei thread notturni. Bar ha spiegato di aver sempre difeso il proprio spazio privato con tutto il rispetto e la prudenza possibili, evitando di esporre ciò che per lui è sacro. Eppure ha ammesso che ci sono momenti in cui il silenzio diventa un peso ingestibile. La mia storia con Elçin è stata un viaggio intensissimo per me, pieno di sfumature che dall'esterno nessuno può davvero cogliere, ha confessato, lasciando intravedere una complessità emotiva finora tenuta al riparo dietro il suo consueto autocontrollo. Ha aggiunto che le interpretazioni superficiali delle persone non hanno mai rispecchiato la realtà, perché ciò che accade lontano dai riflettori è sempre più complesso di quanto sembri. Quelle parole non erano né un proclama né una resa, erano il tentativo di riportare umanità dove, per troppo tempo, si era parlato solo per ipotesi. Fonti vicinissime al suo entourage assicurano che questa decisione non è stata affatto improvvisata. Al contrario, si racconta che Bar abbia passato settimane in bilico, diviso tra responsabilità personale e doveri professionali, oscillando tra l'urgenza di proteggere il proprio mondo intimo e la necessità di disinnescare una pressione pubblica cresciuta fino a diventare un muro. Durante questo periodo, riferiscono, si sarebbe anche affidato a un supporto psicologico per gestire l'assedio mediatico e la confusione interiore. Secondo una di queste voci, l'attore ha voluto muoversi con il massimo rispetto per Elçin Sangu, che definisce una presenza fondamentale in un periodo delicatissimo della sua vita. Non cercava applausi, dicono, cercava pace. E forse per la prima volta ha intravisto quella pace oltre la soglia della verità condivisa, nonostante i rischi. Appena le sue frasi hanno iniziato a circolare, i social sono esplosi. In pochi minuti gli hashtag legati alla confessione sono balzati in cima ai trend, soprattutto su Twitter e Instagram, dove migliaia di utenti hanno cominciato a commentare senza sosta. C'era chi applaudiva il coraggio di Bar, considerandolo un gesto che molti non pensavano avrebbe mai fatto. C'era chi si chiedeva perché avesse aspettato così tanto, come se il tempo fosse un giudice inflessibile. E c'era anche chi, con tono più scettico, ipotizzava che quella dichiarazione potesse essere una mossa calcolata, un modo per proteggere la propria immagine o per risolvere tensioni latenti con progetti e contratti. In mezzo a questo fiume di parole, un dettaglio accomunava quasi tutti: la consapevolezza che qualcosa era cambiato per sempre. E quello scarto, quella fessura aperta tra pubblico e privato, stava già riscrivendo lo scenario. Di fronte al clamore, la reazione di Elçin Sangu è risaltata per il suo silenzio assoluto. Ore dopo, le voci di corridoio hanno cominciato a inseguirsi. Lei avrebbe seguito con attenzione la confessione di Bar e, lontana da qualunque gesto impulsivo,
Avrebbe confidato ai più vicini che nulla di ciò che aveva ascoltato l'aveva sorpresa. Qualcuno sostiene che i due avessero concordato da tempo di mantenere la loro relazione completamente lontana dagli occhi del mondo, ma che la pressione esterna, goccia dopo goccia, avesse corroso quella barriera costruita con pazienza. Non un fiume in piena, ma una crepa diventata frana. Nell'assenza di parole pubbliche, però, il silenzio di Elchin ha parlato comunque, facendosi eco di una scelta di misura, di cura, di dignità. Gli esperti del settore audiovisivo, sempre attenti a cogliere i riflessi tra immagine e mercato, sostengono che la trasparenza di Barr potrebbe portare benefici al suo profilo pubblico. La sua sincerità, anche se tardiva per alcuni, potrebbe alleggerire tensioni già note con produttori, brand e team creativi. Tuttavia, avvertono, esporre la vita privata apre inevitabilmente nuove incognite per i progetti futuri, specie per quelli che richiedono una gestione delicata del confine tra realtà e finzione. L'industria, che monitora senza tregua l'umore del pubblico, potrebbe valutare con prudenza ogni decisione che coinvolga entrambi i protagonisti nei prossimi mesi. Non è solo una questione di contratti. È la chimica tra percezione e racconto, tra ciò che lo spettatore crede di sapere e ciò che gli viene offerto sullo schermo. Intanto, i fan hanno iniziato a osservare ogni loro movimento con una cura quasi filologica. Ogni story, ogni post, ogni cambio di immagine del profilo è stato passato al microscopio, alimentando nuove teorie e conversazioni senza fine. C'è chi ha notato un dettaglio in un bracciale, chi ha letto un significato nascosto in una didascalia, chi ha contato i minuti tra un like e l'altro. La situazione non accenna a raffreddarsi, anzi, si è intensificata con l'arrivo di testimoni che sostengono di aver percepito, nelle ultime settimane, una tensione emotiva diventata insostenibile, al punto da rendere inevitabile la confessione. Per alcuni, quel momento è stato un atto di responsabilità, per altri, un gesto d'amore. Per altri ancora, la fine di un equivoco durato troppo. La dichiarazione di Barr ha innescato anche una valanga di speculazioni sui prossimi progetti di cinema e TV. Continueranno a comparire insieme? Si prenderanno una pausa per evitare il logorio mediatico? Oppure, al contrario, il settore cavalcherà l'onda del clamore che hanno generato? Queste domande hanno dominato i salotti televisivi e le rubriche d'opinione in tutto il paese. C'è chi immagina una serie che trasformi questo momento in materia narrativa, chi prevede una separazione temporanea degli schermi per lasciare respirare il pubblico, chi scommette su una campagna elegante che racconti un diverso modo di stare sotto i riflettori. In ogni ipotesi aleggia la stessa domanda: quanto costa, davvero, un frammento di verità in un mondo abituato alle mezze luci? Gli studiosi di comportamento mediatico credono che questo episodio possa segnare un punto di svolta nel modo in cui gli artisti turchi gestiscono la vita sentimentale sotto la lente dell'opinione pubblica. La frase di Barr "è molto difficile per me, ma devo farlo" è già materia di analisi, esempio di come la pressione emotiva riesca a scalfire anche i profili più riservati. Non si tratta soltanto di cronaca rosa. È il racconto di due persone alle prese con una tempesta invisibile, fatta di aspettative, domande, silenzi e sguardi. E, in mezzo, la verità che a volte non salva né condanna, ma apre spiragli. Ciò che è certo è che questa storia non finirà qui. Ogni ora emergono nuovi dettagli, nuovi commenti, nuovi indizi che alimentano una trama in continua espansione. C'è chi giura di averli visti discutere a mezza voce in un cortile laterale di un set, chi sostiene di aver colto un abbraccio di conforto dietro una tenda nera durante una premiere, chi racconta di messaggi cifrati cancellati dopo pochi minuti. Sarà tutto vero? O stiamo creando romanzi a partire da fotogrammi? Qualunque sia la risposta, il dibattito si riapre su tre parole che ci inseguono da sempre: privacy, fama, e il prezzo che si paga quando il tuo vissuto diventa storia collettiva. È la frontiera sottile dove la vita ti chiede di scegliere come raccontarti, e quando smettere di nasconderti. Pensate che Bararduk abbia fatto la cosa giusta nel rompere il suo silenzio? Credete che Elchin Sangu debba parlare pubblicamente o restare fedele alla sua riservatezza? E secondo voi, quale impatto avrà questa confessione sulle loro carriere e sul modo in cui i progetti futuri verranno pensati attorno a loro? Scriveteci la vostra opinione qui sotto, perché le leggiamo tutte. E ricordate, su Stelle Turche Rivelate seguiamo ogni movimento del mondo delle celebrità minuto per minuto. Quindi iscrivetevi, lasciate un like, commentate,
E se volete sostenere ancora di più il canale, premete il pulsante abbonati per diventare membri e aiutarci a crescere. Presto torneremo con nuove rivelazioni, nuove controversie e nuove storie che nessuno racconta come noi. Benvenuti su Stelle Turche Rivelate, dove non restate mai indietro. Grazie per aver guardato il video. Ci vediamo alla prossima. Abbiate cura di voi e a presto. Ciao.